Ciao raga, bentornati a Sun Tzu Secrets e Albi, We are back back again. again. Home business. Siamo tornati. Abbiamo, Dopo il abbiamo, rimescolamento torneistico, dopo che abbiamo fatto vedere che Katai è imbattibile, la settimana dopo, questa settimana è stata battuta, non ha vinto nessun torneo. Ma a parte questo, noi ci concentriamo in questo mondo di figa, FAQ e nuove interpretazioni delle regole della federazione, in cui tutti i torneisti stanno pensando a come svicolare in questo incredibile mondo di regole. Noi a che cosa pensiamo, Andre? beh, noi ci preoccupiamo di dare un seguito al nostro primo episodio, che è stato tra l'altro un successone perché è piaciuto a tutti voi, Proprio che è così. l'episodio che abbiamo fatto sul background, sulla lore di Warhammer Old World, che secondo me è anche una delle cose più belle, onestamente, che caratterizza il vecchio mondo e le basette quadrate, diciamo, rispetto a Certo. tutto quello che è venuto dopo. Che per quanto io trovi molto affascinante il concetto dei rami mortali, eccetera, come quasi tutti i nostri aficionados dicono, un po' la chicca di Warhammer Old World è anche la storia, la narrativa, tutti gli eventi che ci sono stati, il fatto che ci sia un mondo con una timeline dietro. E quindi il primo episodio che abbiamo fatto è stato veramente, vi è piaciuto molto e quindi abbiamo deciso di tornare con un episodio parte 2. Ma soprattutto abbiamo è il perfetto compagno per dipingere. Allora, siete lì che vi state preparando le armate per i due nazionali, 24, 25 e 26 ottobre a Casale il nazionale singolo, 24 e 25 novembre a Modena il nazionale a squadre, dovete dipingere le armate in fretta, dovete dipingere Esatto. tutti, ci saranno un sacco di cataiani che stanno dipingendo la loro armata perché sono tutti indietro, ma soprattutto se vi manca qualcosa, e perché comunque magari ti manca la miniatura che ti serve per completare la tua armata, e soprattutto con le nuove figa sono venute fuori delle cose nuove, una combo non funziona più, c'è bisogno del nuovo pezzo, eccetera, e noi vi diamo l'offerta di Workshop Lab Miniature, che mandando un'email all'indirizzo in sovraimpressione L'indirizzo in Workshop. sovraimpressione fa anni 80, mi vengono in mente Noi tutte le... siamo degli anni Noi siamo 80, degli noi anni siamo dei 80. io adesso sono diventato Mike Bongiorno e televenditore. Esatto, l'indirizzo in sovraimpressione. Scrivete in oggetto sul suo secret e avrete lo sconto del 30% sull'intero range di tutti i prodotti GV che vedete lì sopra, quindi Warhammer 40.000 Old World, Warhammer Age of Sigmar e di Horus Heresy. Perché è importante questa cosa qui? Perché se voi comprate la miniatura figa, ve la convertite anche da Aos a Tou, volete uno Space Assolutamente. Marine sul drago Katayano, potete farlo. Beh, Avete a sparano, disposizione. sparano come degli Space Marine, quindi Infatti, voglio dire, perché no? se mettiamo una cannoniera Thunderhawk al posto della lanterna, più o meno l'effetto è uguale. Quindi scrivete sul suo segreto nell'oggetto o nel corpo della mail, vi dite che vi mandiamo io e Andre e ordinate il vostro pezzo GV che volete, se no andate sul loro sito, sul sito di Workshop Lab Esatto. Miniature, e vi trovate il mondo di stampa 3D su qualunque pezzo che volete personalizzare. Quindi insomma, Ricordatevi che qualunque cosa facciate, sia che sia una mail, sia che mettiate l'ordine dal sito, scrivete che è attraverso il Sun Tzu Secrets sì, e sempre meglio la sempre mail, meglio la ragazzi. mail. Ricordate, tanto vi contattano loro direttamente in modo rapido e indolore. Dopo aver fatto pubblicità al nostro sponsor, che ricordiamo è il nostro partner per l'iniziativa Horus Heresy che sta per partire. Noi sembra che siamo sempre lì sul procinto, ma sono uscite un miliardo di cose. Partirà brevissimissimo e apriamo lo scatolone misterioso a brevissimo. Esatto, esatto, esatto. Quindi, dopo aver fatto i doverosi onori di casa come all'inizio, vi ricordo, iscrivetevi. Se è la prima volta che vedete una nostra puntata, controllate tutte le altre ovviamente, andate a guardare l'episodio 1 del background e tutti gli altri episodi che abbiamo sul sito, però iscrivetevi al canale e mettete like. Abbiamo una nuova challenge che per ora ha funzionato benissimo,
Ogni video deve avere almeno 100 like. L'ultimo che abbiamo postato 5 giorni fa siamo già quasi a 120, quindi mi Esatto, e raccomando, poi vi spieghiamo poi perché. vi spieghiamo Poi perché, vi spieghiamo perché però Andre lavora io continuo a nel lavorare. sottosopra. Prima o poi tutti i semi che piantiamo daranno frutto. E Sì, quindi speriamo prima che poi. speriamo prima che poi. Bene, detto questo, Ci lanciamo nella riprendiamo. seconda parte. Esatto, riprendiamo dalle puntate precedenti. Quindi qua vi abbiamo messo, sempre perché io ho eh, il mio difetto ormai, come che si dice, la mia deformazione professionale di fare PowerPoint per ogni cosa. Fa PowerPoint. Hai preso la sindrome di Fede, San. Esatto, ho la sindrome Di Fede, che di lui fa Fede. deck per ogni Esatto. puntata un deck. Allora, dove eravamo rimasti? No, Eravamo rimasti all'anno della nascita del buon Sigmar, esatto, alla eravamo fine. arrivati lì e il fatto che nell'anno zero compare la famosa cometa a due punte, a due code, compare nel cielo e preannuncia di fatto l'arrivo di La qualcosa venuta. di epocale, no? Ehm, e che cos'è questa cosa, Albi? È Sigmar, la È nascita di Sigmar. Sigmar, che è il re degli umani, o anche detto il re degli Umberogeni, che è questa tribù barbarica che sostanzialmente sono gli umani, i proto-umani, i proto-imperiali umani, sono dei barbari. Lui li riunisce e inizia questa opera di costruzione del primo impero umano, il secondo in realtà impero umano della storia, perché abbiamo visto che il primo impero umano della storia l'ha fondato il dragone di Katai, che ci ha fatto vedere, insomma, questa introduzione di Katai nel mondo del background di Tow è stata proprio forzata, tra virgolette, in questo modo, infatti, rendendolo il primo impero umano della storia ad est. Qui siamo ad ovest, siamo nel vecchio mondo, e questo è il primo impero umano del vecchio mondo. Abbiamo già visto che ci sono i regni di Bretonia che si stanno sviluppando piano piano, ma nessuno fa quello che sta per fare Sigmar, perché Esatto. Sigmar si diventa subito un eroe incredibile, anche non solo per gli umani ma anche per altre razze. Sì, quindi sostanzialmente quello che succede è che di fatto lui nell'anno 1, ed è da qui che poi il calendario imperiale incomincia a contare, È nell'anno stato 1 incoronato. viene incoronato imperatore dal prete supremo di Ulrich, e quindi di fatto viene creato ufficialmente l'impero, così come poi Sì, tutto questo avviene dopo la famosa battaglia del Blackfire Pass con cui avevamo concluso la scorsa puntata, dove appunto Sigmar e Kurgan Ironbird, che era il re dei nani, hanno sconfitto gli orchi e goblin che stavano entrando nelle terre dell'impero. Quindi lui ha riunificato l'impero e adesso diventa sostanzialmente imperatore. Ma subito, insomma, fonda città, i nani sono molto, c'è un'alleanza molto stretta con i nani, che infatti diventano maestri su come costruire, come creare armi, armature, eccetera, e soprattutto iniziano a vivere abbastanza insieme, nani e umani, in queste città. esatto. Ehm, Esatto, e quindi quello che succede a questo punto è che il buon, anzi, mica tanto buono, però il Nagash, diciamo tra l'anno 1 e l'anno 15 del nuovo regno, ehm, ovviamente si fa un giretto al nord, ressa perché c'è una motivazione, cerca la sua corona. esatto, è alla ricerca della sua corona perduta, ressa un'armata di non morti degna di un film, e si prepara per attaccare di fatto L'impero. l'impero. Ma quello che succede è che ovviamente Nagash non aveva fatto il conto con un semidio, che appunto, o meglio, non è ancora un dio, però diciamo che ci arriverà presto. C'era presto, sì. E Nagash viene ammazzato sul posto dal buon Sigmar, e quindi ovviamente di conseguenza la sua Armata. armata si scioglie.
Segue ovviamente un periodo di, diciamo, di prosperità Prosperità. e di calma apparente in cui probabilmente l'impero raggiunge un livello di pace e di armonia mai visto prima. E ovviamente, come sempre in questi bellissimi casi, siccome le cose vanno troppo bene, Sigmar cosa decide di fare? Se ne va a est e scompare nel nulla. Sì, questo avviene praticamente all'improvviso, lo sapremo poi più avanti perché lui si era annoiato a morte di questa situazione. Lui era un re guerriero e alla fine era diventato un burocrate. E questa cosa qui, quindi insomma, lui sparisce dopo 50 anni nel nulla e nessuno ne sa più niente e quindi c'è il sistema dei conti elettori che si mette in moto per eleggere un nuovo imperatore fondamentalmente. Esatto, e quindi il sistema appunto dei conti elettori viene stabilito per di fatto dare un successore a ogni volta che all'impero serve, Un e questo, imperatore nuovo. esatto, un imperatore nuovo. E questo si rivelerà interessante nell'era in cui poi di fatto Noi noi giochiamo. giochiamo, perché ricordiamo a tutti, Warhammer The Old World non è ambientato nell'immaginario e nel periodo che ci ricordiamo tutti dalle precedenti edizioni di Warhammer o come in Warhammer Total War, eccetera, cioè a ridosso dell'arrivo, o meglio, in pieno Eh, arrivo di Archaon con tanto di, insomma, poi invasione dell'antico mondo, eccetera, ma viviamo in un'epoca precedente di circa 300 anni, 270 anni più o meno. Siamo subito prima la grande guerra contro il caos, che è un po' l'evento cataclismatico che riporta il caos nel vecchio mondo dopo che l'ultimo prescelto eterno posseduto da Belacor ha fatto una magra figura fondamentalmente. Il caos ha avuto una discesa devastante che lo vediamo anche sui tavoli da gioco perché non è che sia così tanto performante rispetto ad altri eserciti, ma pian piano sta crescendo, la marea cresce, si vocifera di questo nuovo prescelto eterno e noi siamo in quel momento lì. Ma prima di questo viene eletto imperatore Sigmund II. Esatto, nel 501, dopo che Marienburg viene assorbita, diciamo, dall'impero. E che cos'altro capita? Di fatto, Quindi comunque passano circa 450 anni prima che ci sia quell'elezione di questo Sigmund II. Non sappiamo se Sigmund II, cioè tra Sigmar e Sigmund II c'è stato qualcuno perché la cronologia non ce lo non dice. ce lo racconta, esatto. Ah, un tema che abbiamo perso è che nel 73 il culto di Viene Sigmar, fondato. esatto, si diffonde perché ovviamente Sigmar scompare e come sempre in questi casi viene poi divinizzato. Si crea il culto di Sigmar e viene nominato il primo grande teogonista, cioè il capo del culto di Sigmar, che è Johan Hellstrom, da Hellstrom. cui la mazza di Arriva la Hellstrom. mazza. Ammazza che mazza Ammazza la che mazza di... mazza di Hellstrom. Quindi anche qua vediamo un minimo di Sì, storia dietro sono nomi che noi che ci ricordiamo, che ci insomma. ricordiamo. Esatto, esatto. Quindi Ehm, sostanzialmente l'impero viene si autopacifica, si mette a posto per adesso. Nel frattempo in Bretagna arrivano gli orchi e per 400 anni i bretoni non fanno altro che combattere contro gli orchi. esatto. Quindi praticamente nei 400 anni che seguono, fino intorno all'anno 1000, ci sono queste guerre fino a quando Gilles Le Breton, che sarebbe tra l'altro quello che poi noi giochiamo come Cavaliere Verde, o Esatto, meglio, questo però nessuno lo sa, questo è uno spoiler di End of Time, si è sempre esatto. vociferato che fosse lui, ma in realtà Esatto, sì, e quindi, invece è proprio lui, e invece proprio lui, viene rivelato che appunto Gilles Breton, che è questo grande condottiero bretoniano, che è quello riesce, che poi riunisce la nazione per esatto, la prima volta per battagliare contro questa incursione gigantesca di orchi sostanzialmente. esatto, e l'unico altro avvenimento, diciamo, di rilevanza è che intorno all'anno 700 iniziano a stabilirsi delle relazioni commerciali tra l'est e l'ovest, nella fattispecie tra le colonie elfiche, o meglio, con un emissario del re Fenice degli Alti Elfi che arriva in Catai e
diciamo, iniziano a commerciare tra seta, giada, spezie e altre cose, quindi inizia una collaborazione tra Katai e Alti Elfi. Diciamo che questo aiutava a farci capire al momento in cui è uscito il libro del regolamento da cui è tratta questa timeline che Katai avrebbe avuto ovviamente un un ruolo. ruolo molto più importante di quello che sembrava. Sostanzialmente poi ci sono vari spizzichi e bocconi di cose che succedono, che non sappiamo poi se hanno una valenza, perché poi come appunto vediamo questi piccoli intro di Katai, ci sono anche altri intro che vengono inseriti che non sappiamo fino ad ora quanto possano essere importanti per l'evoluzione del background della storia. Per esempio questo, i Norse Riders stabiliscono un avamposto sull'isola di Sartosa, che è l'isola dei pirati praticamente al di sotto di Tilea. Esatto. Non sappiamo cosa voglia dire, però sappiamo che c'è lì. Mentre invece sappiamo che è una cosa molto importante il fatto che nel 1111 ci sono queste date molto palindrome oppure molto ripetute che hanno dei significati all'interno di questa cronologia. Gli Skaven rilasciano la peste nera Esatto. su tutto l'Old World, praticamente dimezzano la popolazione. In Silvania Vanal, il necromante, praticamente fa risorgere una gigantesca armata di zombie uccisi dalla peste nera per sconfiggere gli invasori Skaven. Sostanzialmente gli Skaven cercano di invadere l'impero, ma i non morti li respingono. Li respingono, esattamente. Ovviamente anche l'imperatore muore per colpa della peste nera nel 1115, quindi Mi l'impero si sembra ritrova, mi giusto. sembra giusto, senza una guida, ma Tra l'altro turn of lo events, ricordano bene, nel senso viene sì, ricordato solo per l'alto livello di corruzione e tassazione questo imperatore nella sì, storia. ricorda un po' lo sceriffo di Nottingham e le Il leggende di Robin principe Hood Giovanni. e il principe Giovanni. Ricordiamo che comunque Games Workshop è basata lì e secondo me ogni tanto prendono ispirazione, come Sì, è giusto sì. che sia, da fatti realmente avvenuti. Tra l'altro si chiama Boris Goldgader, proprio, cioè, Sì, diciamo che il se- nome se- già fa capire che gli interessava soprattutto accumulare ricchezze a scapito della popolazione. Nel 1124 però Vanal, anzi io dico Vanel perché chiaramente questi nomi sono ispirati anche alla tradizione e alla storiografia dell'horror, no? Quindi Vanal, Van Helsing, Vanel, la danza, insomma, sì, sì, sono tutte cose che sono tutte ritornano. cose che ritornano. Comunque viene ammazzato in circostanze poco chiare, ovviamente, quando si parla di assassinato è probabile che ci siano di mezzo gli Skaven, anche se gli Skaven, che erano stati indeboliti da questa guerra infinita contro gli Undead, vengono sconfitti e ricacciati nelle fogne sostanzialmente e ovviamente il conte Mandred, chiamato a questo punto l'uccidi Skaven per ovvi motivi, L'assassino di l'assassino Skaven, di il Skaven viene, massacratore. esatto, viene incoronato nuovo imperatore, quindi l'imperatore si ripresenta sul trono nella sua forma. Ehm, 1142 un bretoniano scaccia definitivamente gli orchi dalla Bretogna un'altra volta. esatto, e 1152 iniziano le classiche situazioni imperiali dove ovviamente i conti elettori non riescono a mettersi d'accordo sul successore di Mandred che nel frattempo a sua volta viene assassinato e quindi l'impero rientra in una fase di nuovo dove sono tutti divisi e quindi ci sono fazioni e sottofazioni che si scontrano tra di loro nel paese. Diciamo che questo è l'inizio dell'epoca che stiamo vivendo. Quindi quando Mandred Skavenslayer muore e i conti elettori si ritirano nelle loro province per autogovernarsi fondamentalmente, è l'inizio di questa epoca di ballerina, insomma, che verrà poi chiamata l'epoca dei tre imperatori. E Esatto, lo vediamo tra poco perché nel frattempo Settra invade Bretogna esatto. e sconfigge Henri Lamotte con la sua
cioè, viene sconfitto dall'ammiraglio Henry Lamourt, del bretoniano, quindi bretoniani in acqua, e, e se ne va reclamando vendetta, sostanzialmente. Qui penso che sia il momento in cui Settra si incazza. Sì, Possiamo... sostanzialmente, ecco, è detto nella maniera corretta, come sappiamo Settra ha un po' di problemi di gestione della rabbia e del rancore, sì. anzi fa proprio Sì, fatica. è anche un po' pienino di sé. Ricordiamo che ci sono 3 minuti di canzone dove vengono elencati tutti i suoi nomi, Esatto, tutti i suoi titoli altisonanti. Cercatelo, lo trovate sul tubo, è una cosa bellissima. esatto. Quindi Quindi qua inizia un po' il rancore. e poi inizia il balletto degli imperatori, perché la duchessa Ottila del Talabecland Esatto. Si si- autodichiara imperatrice e ovviamente scoppia la guerra tra la sua provincia e lo Stirland. Quindi, Ale, perché non vuoi dire incominciamo. Talabecland, Andrea? Dillo, Che Talabecland. già ho i miei problemi che ormai io non so più parlare né l'italiano, non ho mai saputo parlare bene l'inglese e in più ho anche disimparato a parlare l'italiano. Quindi già Molto bene. ho le mie problematiche, quindi faccio pass in maniera elegante. E Dunque, quindi si autonomina imperatrice, ma quello che viene dopo, cioè sostanzialmente la prima che diventa imperatrice dopo la caduta di Mandred Skavenslayer, esatto, ma è quello che viene dopo che è importante, perché come abbiamo detto si seminano indizi. Nel 1494 la Kanquin Mishka, esatto, figlia di Raji Boka, lead the God Spodar through the High Pass, driving back the Ungol tribes. Quindi esatto, praticamente qui subito dopo, circa 20-28 anni dopo, questi Khan, come vengono soprannominati, fonderanno la capitale Kislev, esatto. sostanzialmente. Sono coloro che scacciano il caos dalle terre a nord e creano questo cuscinetto che si chiamerà Kislev. Ecco, e sostanzialmente questo si posiziona circa 700-750 anni prima dei tempi in cui viviamo noi. Quindi qua c'è il primo indizio che, voglio Mm. dire, nelle timeline precedenti non era così tanto stressato. Quindi anche qua noi sappiamo, se vi fate un giro nel libro base delle regole di Warhammer Old World, vedrete che oltre alle 9 fazioni che poi hanno ricevuto una copertura nelle Ravening Hordes e nelle Forces of Fantasy, gli altri 2 capitoli dedicati a delle razze o delle porzioni di mappa sono per Katai, che ha appena avuto il suo 2 Arcane Journal e si mormora che il terzo sia in lavorazione per il Giugno 2026. arriverà terzo, probabilmente con Esatto. l'arrivo del secondo principe dragone Sì, Bojuan, quello comunque che Yuan Bo, quello è quello, che... è Esatto, quello che Yemena. è quello che Yemena. Eh, ecco, l'altro grande articolo che c'è, l'altro grande focus è Kislev, che ricordiamo, tra l'altro, è anche un topic abbastanza di moda ora. Si stanno iniziando a susseguire un sacco di rumors sempre più pressanti sul fatto che ci sia un progetto simile a quello che è stato poi fatto per Katai, ci sia questo progetto, non dico pronto, ma quasi, per Kislev, che è lì in attesa. Alcuni dicono che per la congiuntura geopolitica hanno deciso di aspettare perché comunque Kislev riguarda quella zona che in questo momento ancora non è stata pacificata nel mondo reale. Forse sì, forse no. C'è chi dice che è perché comunque il progetto di Old World era stato pensato in grande all'inizio, poi era stato ridotto e poi è stato rimesso su delle piste diverse dopo che i dati di vendita erano migliori. Tra l'altro fate riferimento al mio sproloquio sul bilancio di Games Workshop, dove ci sono un po' di indizi anche su quello che sarà il futuro, secondo me, dei giochi principali di GV. Comunque, sia perché sia, ci sono indizi su Kislev sparsi ovunque, così come il fatto che appunto la figlia di Mishka, Shoika, una volta che viene fondata la capitale, prende il titolo di zarina, quindi incomincia di fatto il regno
degli zar, degli delle zar zarine più che... esatto, di Comunque Kislev. sono sempre state, mi sembra, governate da zarine, quindi Sì, da donne. Kislev, molto particolare come sì, cosa. sì, sì, sì. In Adesso, tutto questo, il conte del Middelheim si proclama anche lui imperatore e abbiamo il secondo imperatore. esatto, mi In realtà sembra, lui ti dice che ce ne sono tre, non sappiamo qual è il terzo effettivamente, forse ce lo siamo perso, ma non credo. Ci sono tre imperatori, scusate, sì, ho proprio scritto adesso abbiamo tre imperatori e praticamente ognuno comanda la propria provincia e uno con l'altro sostanzialmente sono degli stati a parte. E qui nel 1547 si delinea proprio l'epoca dei tre imperatori. esatto, che Eh, quando è stato fatto il teasing di Old World hanno detto ok, voi sappiate che la Vivete in timeline quest'epoca. vivete in quest'epoca. Poi quest'epoca è molto ampia Sì. perché Arriva fino a circa il 1290 e qualcosa, cioè 35 anni dopo il punto in cui siamo, in cui ci sarà Sigismund, no, come cacchio si chiama? Ma non ricordo, Magnus il Pio. Ecco, Magnus il Magnus Pio, il sì, che Pio però Magnus il Pio è prima, subito prima, cioè emerge lui subito prima della diventerà grande guerra contro il caos, giusto? esattamente, lui diventerà il prossimo, tra virgolette, imperatore unico Vero, sì, sostanzialmente vero in tutta la imperatore. storia. Fino a Esatto, quel punto lì ci saranno questi tre imperatori che si contendono l'impero che è spezzato e tutto quanto. esatto. Nel 1681, e qua come ha detto Albi, giocano molto sui numeri, sulle date, eccetera, che caso strano è proprio 1666 anni dopo Era nato Nagash, che era stato ucciso Nagash da Sigmar, che è stato ucciso nell'anno 15, quindi ovviamente 1681 esatto. fa 1666, il solito 666 Se ricordate anche prima nel meno 666, qualcosa del genere, era successo di nuovo qualcosa. È una data che torna questa qua di Nagash. Esatto, viene chiamata la notte dei morti senza riposo, senza pace, di fatto i morti per un'intera notte si risvegliano in tutto il mondo, ovviamente i vampiri ne approfittano per uscire da dai loro nascondigli e dare un'offensiva così dal nulla contro i mortali o comunque gli uomini. Ovviamente intere regioni, villaggi e città vengono distrutte o comunque massacrate durante la notte e diciamo che chi si sveglia la mattina dopo ed è ancora vivo assiste a una bella situazione di Un bello massacro. spettacolo. Esatto. Come se non bastasse, 20 anni dopo è erutta una delle più potenti WAG di tutti i tempi, e che è stata anche raccontata nei libri successivi, che è la WAG Ironclaw, cioè artiglio di ferro, che praticamente distrugge dal Blackfire Pass, dal passo Fiamma Nera, che è un passo che sta praticamente sui monti che dividono la pianura dei Khan e degli Ogri dal vecchio mondo, un po' sono gli Urali Sì, fondamentalmente. esatto. Questo passo porta direttamente all'interno dell'impero e viene distrutto e ucciso da Eldred of Sol, cioè Eldred of Sol non viene ucciso da Ironclaw e viene rubata la sua zanna runica. Esatto. Se vi ricordate, sulla miniatura di questo pezzo che esiste, era l'orco su cinghiale che fa il pointing col dito rosso gigante, sulla sua schiena c'è una zanna runica piantata sullo scudo, è proprio rappresentata lì. Ecco, guarda Questa che chicca. Che chicca. indicazione miniaturistica. Questa è una chicca che questa è solamente se sei un grande esperto, perché io questa proprio me l'ero Sì, sì, fumata alla lui ha grande. sulla schiena lo scudo, il suo scudo, e lì piantata c'è la zanna runica. Bene, Eh, Nella battaglia di Grunberg viene ferito l'orco, e la sua WAG perde impeto e alla fine viene distrutto, ma lascia metà dell'impero ad est in rovina semidistrutto. praticamente, Esatto, esatto. semidistrutto. L'altra cosa di cui io sono sempre molto, molto attento, come ha detto Albi, è Sartosa. Sartosa, secondo me, ha avuto una storia
particolare, quindi vi rimandiamo a a una specie di enciclopedia che trovate se cercate su Google. C'è un'enciclopedia che vi racconta un po' la storia di Sartosa. Sartosa è interessante perché nel tempo è un po' come la Sicilia, no? Infatti Sartosa, anche il nome è E simile si trova perché nella stessa si posizione, trova... infatti prima c'erano i Norse, che sono i Normanni che Esatto, l'hanno conquistata, e adesso diventa terra dei... pirati. Terra dei conquiste dei pirati, quindi inizia a essere un crocevia di razze diverse. Sartosa sappiamo che in cioè, adattamenti più tardi di Warhammer faceva vedere anche una componente vampirica, che si era a un certo punto, ma non si sa esattamente bene quando, si era stabilita lì. Sappiamo che esistono, magari sono solo rumors, magari sono solamente chiacchiere, non c'è una vera e propria base fattuale su cui dirlo, però sappiamo anche che si sta parlando di un modo di reintrodurre come Legacy Faction i vampiri utilizzando il concetto dei vampiri pirati. Quando ci Mhm. sono, diciamo, pirati, gente che vive fuori legge, situazioni un po' limite, i vampiri ci vanno a nozze perché è il posto perfetto dove nascondersi e passare inosservati. E qui lasciamo questo seme E così. la lasciamo lì così. Chi lo vuole intendere, intenda. Ci sono tanti rumor su questa famigerata Vampire Coast, che Esatto. di base nasce all'Ustria. C'è l'altra parte dell'Ustria, ma come dice Andrea c'è questa parte di vampiri che invece si deposita lì a Sartosa, perché pare che chi arrivò all'Ustria fosse un vampiro a bordo di una nave Norse partita da zona Da Sartosa per zona arrivare Sartosa. sulle coste dell'Ustria, dove è stata fondata Scheggi, mi sembra che si chiami, Sì, sì. la colonia Norse che c'è sulla costa di Lustria, flagellata di uomini lucertola, e di lì si è staccato questo vampiro, un po' come il conte Vlad che viene trasportato sulla nave Eccolo nel film che tutti conosciamo. nel libro e nel film Sì. in cui tutti conosciamo, e che viene portato a Londra dalla Transilvania via nave, e qui arriva nel vecchio mondo. Tutte suggestioni, vedremo. Tutte suggestioni Chi che vivrà. lasciano ovviamente il massimo della libertà a Games Workshop, i designer e quant'altro per retconnare o aggiungere o modificare o inserire a piacimento senza dire ci siamo contraddetti, no? Assolutamente, sì, Quindi lasciamo indizi, poi possiamo far finta di niente, possiamo o esplorare. possiamo esplorarlo. Anche perché noi sappiamo che uno dei motivi che stanno dietro il fatto che i vampiri non sono una focus faction, ma anzi sono una cosiddetta legacy faction ad oggi, è perché i vampiri hanno finito il ciclo di guerre vampiriche, di cui iniziamo a parlare ora, che Ci arriviamo parte, proprio ci adesso. arriviamo adesso perché nel 1797 in Silvania il mitico vampiro conte Vlad von Karstein sposa la Isabella arcinota, von Drac. la mitica Isabella von Drac, formano questa coppia romantica vampirica Per 2 secoli. incredibile, che ha anche tanto di miniatura corredo. E per i 2 secoli che seguono, tutte le famiglie aristocratiche della provincia vengono infettate ovviamente dalla maledizione vampirica perché i due seminano il panico nella zona. Quindi qui parte la storia di Von Karstein, e che arriva a fine, sempre nella stessa pagina, ci arriviamo a breve. Ma subito dopo c'è il motivo per cui gli Skaven non sono presenti attualmente come Focus Faction, perché c'è scritto che sotto la superficie nel 1850 scoppia la più grande guerra civile che durerà secoli tra gli Skaven. E per questo dal 1850 gli Skaven svaniscono dal mondo, nessuno più si ricorda di loro, diventano un mito, Sì, esatto, e per molti diventano un popolo, una razza inesistente. esatto. Questo avviene esattamente, praticamente circa 700 anni dopo Mardred Skavenslayer. Esatto, esatto. E se ci pensi, noi, ripeto, viviamo tra il 2002 e il 2003 ad oggi, quindi è già 500 anni più o meno che di questi Skaven
si è persa traccia, anche se anche lì poi nei Esatto. libri ci sono degli indizi, di nuovo, pugnali che Sì, loro vengono lasciati. appaiono, pugnali nella notte, son sempre Esatto, utilizzati per far sparire dei personaggi, saran stati loro, non saran stati loro, non si esatto. sa. Però In ufficialmente non ci sono. Eccolo qua, nel tra l'altro, il terzo 1907 imperatore, o forse il quarto, quello che è, il nel sì, no, 1900, qui ci sono varie varie successioni, successioni. sostanzialmente si arriva che alla fine Margherita di Marienburg viene eletta dai conti elettori che non vogliono la corona per loro stessi, ma il grande antagonista si rifiuta di mettere, sostanzialmente di incoronarla, e questo pone fine effettivamente al sistema imperiale, sostanzialmente. Cioè in questo momento qui, con un antagonista che non riconosce un'elezione imperiale, viene completamente distrutto il sistema imperiale. Ci sono questi Esatto. 3 imperatori che gestiscono varie province, ma fondamentalmente l'impero è distrutto. E, Non è così invece per il regno degli Elfi, perché appunto Finubar il navigatore arriva a Bretonia, fonda al porto di Laghile, e sostanzialmente inizia il periodo di fondazione di queste colonie nuove, che riaprono relazioni tra bretoniani, impero, elfi e addirittura i nani. Quindi cioè, c'è una riapparizione di queste colonie elfiche sulla costa. Qui avviene esatto, però poco tempo dopo, siamo nel 2010, avviene finalmente la grande guerra esatto. contro I vampiri. i vampiri. Perché avviene questo? Perché Vlad von Carstein vuole diventare imperatore. Capisce, cerca di entrare nel vuoto di potere creato, che si è venuto a creare all'interno del sistema imperiale, e quindi va a invadere sostanzialmente l'Ostermark, e Corretto. per più di un secolo le sue armate distruggono e scavano un solco all'interno dell'impero, fino a che non si arriva alla celebre battaglia, mi sembra che sia alle porte di, non vorrei dire una baggianata, ma proprio della capitale dell'impero, Mhm, di Aldorf. di Aldorf, dove dove un ladro famosissimo dell'epoca ruba l'anello dei Karstein, che era il motivo per cui Vlad era praticamente Immortale, sostanzialmente. immortale. Vlad deve comunque attaccare la città, perché in quel momento lì ormai è committed, cioè non ha altra via che non Non continuare può tornare nonostante non indietro. abbia più l'anello, e il grande antagonista si butta dalle mura abbracciando Vlad e impalandolo al fondo del fossato, e dove Vlad finalmente muore. A questo punto i vampiri non hanno più il leader fondamentalmente che li guida, si iniziano a sciogliere a livello proprio di catena di comando, e sostanzialmente L'ultimo step, diciamo, della guerra dei vampiri è è il Manfred, Fen, che è l'ultimo conte von Karstein, che viene a questo punto attirato sconfitto. fuori dal nascondiglio, dalle forze dell'impero, che ovviamente a questo punto, come sempre succede, di fronte a un nemico più grande, no? Ubi maior minor cessat, dicevano i latini, Certo, diciamo, lo trascinano in battaglia a Elfern, dove di fatto viene sconfitto anche lui, e questo è il colpo di grazia, e l'armata dei non morti si distrugge, motivo per cui questo succede nel 2145, motivo per cui a circa un centinaio di anni da dove siamo noi ora, dicono, beh, insomma, i conti vampiro sono stati mazziati e sciolti in tutte le salse, Vlad è morto, quindi per ora i vampiri non sono esistono deboli. o sono talmente tanto deboli per cui non combinano nulla. Tra l'altro, Fondamentalmente la Silvania, che fino all'epoca era una provincia elettrice dell'impero, viene fusa all'interno dello Stirland. Lo Stirland se la esatto, prende e diventa parte di un'altra provincia, perché proprio non esiste più l'elettore, eccetera, e diventa una provincia morta. esatto, una provincia di fatto non morta. Nel Gli altri 2002, cosa... 202 c'è di nuovo Bretonia contro gli orchi. Bretonia è costantemente invasa dagli orchi, e i bretoniani non fanno altro che respingere gli orchi, e questo è molto divertente perché Bretonia
nel gioco è un'armata che patisce gli orchi in maniera incredibile, Esatto. eppure nel background praticamente vincono sempre. Sì, effettivamente è vero, effettivamente è Fa vero. ridere come. Questa è una cosa che non ci avevo mai pensato ed effettivamente è vero, anche perché la geografia, e la vedremo in una slide dopo, la geografia dell'antico mondo, del vecchio mondo, mette comunque Bretagna, i principati di confine e le Badlands, quindi le Malelande, dove comunque il grosso degli orchi sta, sono tutte regioni confinanti. Quindi diciamo che quando gli orchi decidono che non ce la fanno più a tenere le loro mani e i loro istinti a bada, tendenzialmente Si buttano nella prima i- provincia che esatto, i trovano. bretoniani sono i primi che devono gestire la marea verde. Ehm, nel 2205 c'è la battaglia delle Cascate Nere, dove Nani e Goblin si incontrano sulla spiaggia delle Acque Nere. Il war boss, il capoguerra Goblin, viene ferito dall'alto re Alric. ehm, quindi diciamo che Sostanzialmente Alric lo c'è. uccide, ma lo trascina giù con lui, giù Quindi dalle muore un re cascate. nano. Sì. Interessa a qualcuno che muore un re nano? No, non credo, però ci Vabbè, dispiace un po'. ci Questo dispiace. finisce sul libro. Questo Se fosse finisce. stato elfico sarebbe stato meglio, ma non Ecco, importa. io stavo aspettando questo, infatti non ho Mm. detto niente, ho iniziato a sorridere perché già sapevo che sarebbe Mm. arrivata la sberla per i, Mm. per i- per i poveri elfi. Ai nani vogliamo bene, agli elfi un po' meno. Beh, anche perché qualcuno in un commento di recente ha scritto: allora so che, quasi scusandosi, allora so che purtroppo gli elfi non sono ben considerati da queste parti, ma vorrei capire, ma c'è un modo per giocarli? Io ho detto, "Ma allora, purtroppo no, in questo momento Non purtroppo ci non è, non interessano. è un, non è un momento positivo per gli elfi. Albi è molto contento di tutto questo. Una cosa positiva c'è, cioè, tutti si lamentano dei cinesi e nessuno che festeggia per il fatto che gli elfi sono in via d'estinzione. Cioè, questa cosa qui io la trovo veramente triste. Lo so, lo so, lo so. Il fatto che i Katayani siano adesso. Tutti osteggiano il superpower delle lanterne, dei cannoni, di Katai e tutte queste cose qua. E nessuno si scorda che il nemico giurato di Albi sono comunque gli elfi. Ecco, Sì, no, diciamolo. no, quello rimane Non lo sempre, scordiamo. cioè, non dimentichiamocelo mai. E, Poi un giorno vi racconterò il background che io avevo scritto per il mio condottiero, poi lasciamo perdere, quella è Tazgard il una cosa mia biondo? personale. Asgard il conquistatore. Tazgard il conquista. Ma era anche il biondo a un certo punto. Non lo so se era biondo, questo lo racconteremo, lo Ma mi racconteremo. sembrava il biondo, forse c'è qualche Fa- cosa di background. Sì, eh, avevo creato, c'era una. Lo racconteremo. Un Bene, giorno magari bene, bene. sarà protagonista di un battle report narrativo e racconterò le origini di Tazgard. Bene. E Arriviamo finalmente alla cicca, cioè in arriviamo alla... questo mondo senza caos, alla es- fine. esatto, quindi di fatto nel 2250, che è l'ultima entry che abbiamo sulla timeline, perché poi inizia ufficialmente la storia Di di Old Tolkien. World, cosa succede? Che incomincia a esserci un po' di attività sospetta al nord, dove ci sono comunque le lande desolate del caos, e quindi le incursioni dei predoni barbari del caos e comunque bande da guerra di guerrieri del caos incominciano a diventare un po' troppo frequenti e i culti dei poteri oscuri si rafforzano un po' in tutte le parti del mondo, il che fa presagire che qualcosa si sta iniziando a Si sta muovere. muovendo. Ora, Albi, Ricordiamoci sempre che c'è molta dimenticanza in queste cose qua, cioè la gente si dimentica del caos, si dimentica degli scavi, quindi sono tutte cose che man mano tornano e noi sappiamo per la visione di insieme che cosa succede, ma le popolazioni dell'impero sono ignare. Andiamo intanto avanti di una allora, slide e qui vediamo finalmente il motivo per cui esistiamo. Il motivo per cui, Bretonia. il motivo per cui esistiamo. Allora, faccio una pausa qui per spiegarvi come copriremo, diciamo, tutto il proseguio, diciamo, della storia. Noi ora abbiamo visto la timeline, ma noi sappiamo anche che siamo a quota
11 Arcane Journal al momento in cui parliamo, che sono usciti Sì. praticamente da febbraio 2024, gennaio 2024 fino ad oggi. Di fatto, questo modello che sia a me che ad Albi piace da morire è un modo molto furbo per, diciamo, per risolvere uno dei problemi maggiori che il vecchio Warhammer, se così lo vogliamo chiamare, ha sempre avuto, cioè il fatto che il background era immobile. Ora, noi è vero che sappiamo, forse, come finirà la storia, perché GV può sempre retconnare in 160.000 modi diversi, ma diciamo anche che di fatto GV non ha mai esplorato davvero gli avvenimenti. Ma anche perché vedete, tra anche questa cronologia si salta di palo in frasca di 200 anni in 200 Esatto, anni, quindi in mezzo c'è la possibilità di scrivere la qualunque la ed è quello che qualunque. stavo facendo adesso GV. Esatto, quindi questo ci porta a cosa? Noi oggi, in quest'ultima parte del video, copriremo due Arcane Journal e mezzo, aggiungerei, che sono quello di Tomb King e quello di Bretonnia, che sono usciti con il gioco, che ci fa anche da introduzione al terzo Arcane Journal collegato, che è quello della guerra di Settra, che è Settra si uscito, incazza esatto, che è uscito proprio adesso mentre stiamo in questi registrando. giorni. Ovviamente è stato prontamente preordinato, credo sia da me che da Albi, che abbiamo tutti gli Arcane Certo, Journal. Però, siccome non è ancora uscito, non vogliamo farvelo vedere, anche perché vogliamo avere la aspettiamo. possibilità di avere gli estratti, alcune dei leak che sono usciti non sono chiari, quindi prima di darvi una immagine non completa, aspettiamo, Sì, ma ma poi abbiamo comunque altri 9 Arcane Journal da da fare aprire, prima. quindi c'è tempo. C'è tempo e modo, diciamo che si stanno creando dei fronti, no? Un Mm. fronte che è il primo da cui siamo partiti è lo scontro tra Bretonnia e TK, che fa partire la narrazione di Warhammer The Old World. Poi c'è un altro blocco di problemi che di fatto è l'invasione di Fridal, The Chainmaker Chainmaker a Marienburg, A Marienburg, quindi roba che arriva da nord e scende giù, che esattamente. si collega con l'arrivo di Katai, quindi l'imperatore di Katai, l'imperatrice di Katai, quindi Miao Ying e Yuan Bo sono molto preoccupati di quello che stanno vedendo, quindi mandano la flotta di Giada, che è protagonista dell'Arcane Journal numero 2 di Katai che è appena uscito. E in più ci sono altre cose che succedono. Cosa succede nell'impero, cosa succede tra gli elfi silvani e gli uomini bestia. Uomini bestia, soprattutto in zona Bretogna, fanno numerose incursioni e sono protagonisti sia nella guerra del caos con le flotte di già dell'impero, ma anche appunto contro i Wood Elf e nella rinascita sostanzialmente della grande caccia di Di Orion di questa Orion. stagione. E qua, ovviamente, con l'ultimo Arcane Journal di Katai che è uscito, ci dà una rivelazione che non si sapeva alla fine. No, perché ricordiamo che Lasciamo l'ordine. in sospeso, Però, lasciamo in esatto, sospeso. lasciamo in sospeso, c'è un ordine di uscita degli Arcane Journal, che è l'altra cosa che mi fa impazzire di questa cosa, che lascia la narrazione in sospeso, fino a quando non esce l'Arcane Journal dopo che ti dice di È fatto cosa è è successo. una storia a puntate. È una storia a Quindi puntate. sostanzialmente qui abbiamo l'arrivo di Settra nelle Badlands, Sì, esatto, che tra nei l'altro. famosi principati di confine fondamentalmente. Corretto, che di fatto manda avanti di un colpo solo di 26 anni la narrazione rispetto a dove ci lascia il libro base. Il libro base ci lascia nel 2250, che l'abbiamo appena coperto, e ora ci fa fast forward al 2276, che è l'anno in cui comincia Old World. Poi noi sappiamo da altri Arcane Journal che nel frattempo abbiamo già coperto altri 8 anni. Quindi da quando è uscito il primo Arcane Journal sono già passati 6, 7, 8 anni, che ci porta in pari con le ultime invasioni di Freidal the Chainmaker, di cui parleremo in un'altra puntata. Detto questo, Assolutamente. perché il buon Settra è così arrabbiato che vuole invadere Bretonnia? Per due ordini di motivi. Uno, perché a quanto pare, diciamo, i bretoniani si erano resi colpevoli di aver sottratto delle ricchezze, diciamo, aver depredato delle ricchezze chemrite. Brighelli, Perché Brighelli, mai fare una roba del genere a Settra? Ma si anche, incazza. cosa ancora più grave, il buon Settra l'immortale ha deciso che arbitrariamente, secondo lui, era colpa dei bretoniani se
il principe, che ora adesso vi ritrovo anche il nome, adesso ve lo dico, è scomparso questo principe Kemrita, è scomparso non si hanno più notizie di lui e diciamo il buon Settra ha deciso che è assolutamente colpa cioè ci sono dietro i Mi sembra bretoniani per questa cosa e che quindi lui adesso si deve assolutamente vendicare di questa mi sembra anche cosa buona e di giusta. questa cosa. Ora, prima di andare avanti, perché sennò i miei problemi di OCD, come dicono qua, di disturbo ossessivo compulsivo non vanno avanti, ecco, il re del sepolcro Septa l'Amarantino, è lui che è scomparso L'amarantino e quindi deve Settra essere è incazzato come un puma. Eh, tifoso della Salernitana, esatto, probabilmente. esatto, esattamente. Quindi che cosa succede? Settra di fatto decide di partire con la sua flotta da Zandri e di Mhm. dividere in due l'attacco da bravo stratega. E quindi cosa decide? Di mandare un avamposto comandato da un suo luogotenente, il tale principe Ptoletor, il radiante, il radioso, credo, The Radiant, credo si traduca al radioso, che dovrebbe risalire la penisola Black, che vedete Sì. ecco qua c'è anche il cursore, da qui risale su per Casos e Tessos, che nei piani di Settra non dovrebbero offrire una grossissima resistenza, e poi proseguire per la Bueglia, Citadel Bueglia, per di fatto distruggere anche quella resistenza e ricongiungersi con le truppe di Settra principali che nel frattempo invece dovevano navigare per tutto il Golfo Nero e incontrarsi tutti a Martorea, dove di fatto si dovevano fondere insieme e cingere d'assedio Martorea. Mm. Ok. Tra l'altro, quella città di con la B, che non mi ricordo già come si chiama più, Citadel Buelia. Buelia dovrebbe essere uno dei principati di confine trattati nell'ultimo libro Settra Sfiori, dove c'è questo principe di Balbuelia che fa parte, che ha questa armata composta dai vari borderline armies. Ok. Se non vado errato, che è questa cosa spagnoleggiante che c'era un principe destaliano che era in questa città, se non vado errato. Ok. Questo per dire che si ricongiunge poi tutto a questo, cioè si parte di lì, ma poi man mano andiamo avanti. Esatto. Immagino che i piani di Settra non siano andati secondo proprio tutto preciso, preciso come voleva lui. Allora, diciamo che la prima parte del piano va più o meno come Settra si aspetta, nel Mm. senso che effettivamente no, Tessos e Rasos vengono effettivamente, diciamo, distrutte, anche se ehm, il problema è che ci impiegano un po' di più di quello che era previsto e vengono in effetti un po' rallentati dalla resistenza dei popolani, perché l'idea sua era quella di spaccare tutto, far fuggire in preda al terrore la popolazione, di sperdere, insomma, spargere terrore tra la popolazione e a quel punto lì poi rendere tutto più semplice da un punto di vista di morale Mi per sembra la sua giusto. avanzata. Nel frattempo, ehm, cosa che Albi, se passi alla slide dopo, così vi faccio Ma vedere tutti i certo. fronti. Ecco qua. Questa è presa da un altro libro, quindi vi consiglio, per godere appieno dell'esperienza, leggetevi l'Arcane Journal di Bretonia e quello di Camry nello stesso momento, così vedete le prospettive diverse dai due. Mm. Questa slide che vediamo ora è dalla prospettiva Kemrita, no? Quindi ci sono le due cose che abbiamo detto, quindi con il piano originario di Settra, e sulla destra ti fa vedere che c'è un'altra marcia che sta succedendo sulla famosa Zandri Road, che ora passo con il cursore, è questa passeggiata tra virgolette che costeggia, no? Tutta la costa che tocca le Malelande dove ci sono gli orchi e goblin. Questo perché? Mhm. Perché Settra aveva deciso di dare, come posso dire, mandato appunto al culto mortuario
di raccogliere informazioni su dove questo re che è scomparso, Amarantino, Sempre il Septa principe l'Amarantino, Amarante. potesse essere finito, e quindi manda un alto prete, un high priest Lich su Drago, tra l'altro, a, diciamo, Guarda, cercare. cerca E l'Amarantino. mentre lui risale, cosa decide? Decide di cingere d'assedio la torre di Thoran Rock, eh, controllata come sappiamo dagli Alti Elfi, e siccome gli Alti Elfi dicono noi veramente non ne sappiamo niente di dov'è questo principe, siccome la risposta non piace moltissimo a Lich, decide di... Giustamente, dice... Esatto, decide di fare un bellissimo assedio e di, diciamo, seppellire vivi tutta la guardia del mare che era di guarnigione alla torre, tra l'altro senza trovare assolutamente nulla di quello che stava cercando. E beh, ha fatto comunque un'opera di bene. Beh, sì, esatto, infatti attendevo la... Guarda, i miei Camry devono essere montati perché ho dato precedenza a Katai. I miei Camry devono essere montati. Prete mi piace. Farò un culto mortuario, mi sa, al prossimo E non è esercito male. dei Camry. Faccio il culto mortuario basato su questo prete qua. Mi piace, bravo. Esatto. Si muove bene sulla board, mi piace. E quindi quello che a questo punto succede è che ovviamente il casino che le truppe necariane hanno fatto nel cingere d'assedio Thor Ranrock, cosa fa? Attira le attenzioni degli orchi che vedono fumo e fuoco, e E quindi... dicono, ma lì ci deve essere una festa. Esatto, e mentre le truppe del Lich proseguono verso nord, perché ricordiamo sempre Martorea è sempre qua, quindi l'obiettivo è comunque quello di riunirsi e di cingere d'assedio Martorea per poi iniziare l'invasione dei Border Princess e da lì risalire, in realtà gli orchi incominciano ad attaccare e a disturbare l'avanzata dei Necariani fino a quando, arrivati alla cittadella di Mirmidia, dove vedete il simbolo qua del Zandrirod, di fatto i Necariani decidono, ok, affrontiamo gli orchi a campo aperto, vediamo se riusciamo a bloccarli così la smettiamo con queste guerre di schermaglia, e la cosa interessante è che mentre diciamo il capoguerra orco che di fatto poi guida questa WAG che sta dando fastidio ai Necariani si presenta, il Lich Priest vede resti del corpo del Tomb King Amarantino, Septalar Amarantino, attaccate diciamo Un bell'ornamento, è un insomma, è bell'ornamento all'ornamento. diventato Quindi scopriamo due cose che faranno felici Albi. Tutti quegli elfi sono morti invano, tra l'altro, ed erano pure nessun elfo innocenti. muore mai invano. Esatto, Cioè, partiamo da un presupposto. Gli elfi cioè, gli elfi sapevano perché sono morti. Il prete non lo sapeva, ma gli elfi sono morti sapendolo, diciamolo così. bene. Ok, quindi questo è praticamente quello che succede nell'avanzata Beh, da questo lato. Quindi a questo punto vediamo che cosa succede, quindi mentre abbiamo di fatto capito che cosa è successo dalla prospettiva dei Khemriti e dalla prospettiva di Settra soprattutto, che pensa che sia tutto perfettamente according to plan, come direbbero gli americani, vediamo cosa succede dalla parte invece bretoniana. bretoniano. E che cosa succede dalla parte bretoniana? Succede che di fatto noi abbiamo detto che il primo step dell'invasione era quella di distruggere questi piccoli villaggi di Rasos e di Tesos, che effettivamente viene fatto, anche se già lì si vedono segnali che le cose non sarebbero andate facilissime, perché purtroppo il re del sepolcro, il radioso, incontra troppa resistenza. Cosa succede? Che a questo Mm. punto arrivano alla cittadella Buelia, di cui dicevamo prima, con l'intento di cingerla d'assedio, eh,
ovviamente l'idea è quella di a questo punto distruggere completamente la cittadella e convergere le forze su Martorea, che a quel punto dovrebbe essere già raggiunta o quasi dalle flotte di Settra in persona partite da Zandri. Questo è il piano originale. Invece cosa succede? Succedono sostanzialmente due cose. Innanzitutto succede che diciamo che nessuno aveva immaginato che qualcuno avrebbe potuto dare una mano a Martorea dal lato bretoniano. E nella fattispecie chi? Il famoso ormai Sir Cecil Gaston, detto anche il Wyrmslayer, che chi è questo personaggio? È di fatto un bretoniano esiliato che vive quindi nella parte, diciamo, dei Border Princess, nella cosiddetta Luan Keep, che nella mappa, ve la indico ora, è qua. Quindi lui viene informato di questo attacco imminente e delle forze Khemrite che stanno minacciando i Border Princess e di conseguenza anche la parte del reame di Bretogna, e quindi decide di velocemente mettersi in cammino e raggiungere Martorea. Che cosa succederà da lì in poi lo vedremo, nel senso che nel momento in cui poi Gaston arriva, ovviamente trova una popolazione in preda al panico perché le notizie dal fronte non sono buonissime, i due villaggi sono caduti, sta arrivando Settra. Comunque stanno arrivando dei morti, non è proprio il massimo della vita, gli Eh, scheletri che ti attaccano. esatto, quindi non è proprio la cosa migliore, ma con le sue capacità di grande motivatore, di grande generale, guidato comunque da una fede indissolubile per la dama, eccetera, eccetera, riesce il buon Cecil a riprendere il controllo della popolazione completamente impanicata e riorganizza le difese pronto per, diciamo, attendere l'arrivo di Settra. Quindi questo è un primo step. Ma la cosa veramente grave è che nulla di quello che Settra aveva in mente a Citadel Boelia effettivamente succede. Perché? Perché il buon Ptole, com'è che si chiama? Abbiamo detto il Radiante, e ora vi ritrovo il nome perché ha sempre dei nomi abbastanza incredibili. Il buon re del sepolcro, anzi, principe del sepolcro, di fatto incontra una resistenza assolutamente non attesa, e quello che succede è che purtroppo il principe Ptoletor perde il supporto magico dello Ierofante che si era portato dietro in battaglia, che viene massacrato senza mezzi giri Senza di se, senza parole ma. dalla cosiddetta mano rossa di Brion, che aiutata dal Lady Elysée Ducard, quindi l'altro personaggio speciale che è uscito con Bretogna insieme Miniatura miniatura bellissima, dai, veramente. eccezionale, miniatura eccezionale. Qui ricordiamoci che all'uscita degli Arcane Journal è uscita la Lady Elysée, è uscita subito, mentre Sir Cecil Wyrmslayer è uscito Un dopo, po' dopo. quasi un po' a sorpresa. Questo perché mano a mano che la narrazione va avanti ti fanno anche uscire le miniature, altra cosa che Perché personalmente... così giochiamo le battaglie, se no non ha senso. Perché ricordiamoci che la parte narrativa qui, se uno vuole ricostruire un po' le cose, soprattutto negli ultimi due Arcane Journal, hanno ricreato veramente tanto territori, campi di battaglia per mettere, insomma, vogliamo giocare anche al gioco oltre che al torneo, e questa, e se c'è la storia è più divertente, insomma. Esatto. E cosa succede? Succede che di fatto Lady Elise o Elisea, adesso non so neanche dove stanno la sera, forse è Elise perché l'accento sta sulla E, voglio essere preciso. Ma non importa, Lady stiamo su. Elise si presenta sul campo di battaglia in situazione completamente non attesa, fa shiftare gli equilibri dei venti della magia. Il Neferkare, che è l'alto lich su drago che combatteva, si rende conto che qualcosa sta succedendo, individua subito il pericolo nella Lady e decide di caricare con il drago, capendo che se, diciamo, sistema lei, Siamo a siamo a posto. posto. Il problema è che offre, tra virgolette, il fianco alla carica
della mano rossa della Rended of Brion, che arriva come diciamo una tempesta dal cielo e di fatto uccide secco Lì. il Lich su Drago, e questo ovviamente crea un grossissimo problema. Perché si sa che quando muore lo Ierofante, gli armati di Khemri non stanno bene. Esatto, esatto. Quindi diciamo che questo è un po' il momento in cui diciamo, l'ordine di guerra cambia completamente. Ovviamente i Necariani si trovano completamente sopraffatti da questo cambio di situazione e di fatto, tra l'altro, nessuno dei bretoniani, compreso quello che ha ammazzato il drago necrolitico, che comunque si era preso una bella caduta perché era caduto comunque dall'alto, quindi pensava di essere morto, ma sul momento riesce a mandare una preghiera alla dama del lago che lo salva, quindi alla fine fa, e questo è proprio un doppio 6, no? Ammazza l'altro e sopravvive, quindi tanta roba. Giusto. E di fatto il principe Ptoletor, anche se indebolito, ovviamente sa che non può andare da Settra a dirgli che ha fallito perché No. l'outcome è abbastanza chiaro, e quindi decide di provare comunque a fare la mitica sfida contro la mano rossa di Brion, che è il duca Gastiglie, che la mano rossa è il suo soprannome di guerra, un po' tipo come il barone rosso. A me ricorda questa cosa del Ma è su barone rosso. Pegaso lui? Perché se è su Pegaso il Barone Rosso ci No, sta, però il però. barone rosso era sull'aereo, quindi volava anche lui, era sempre lui rosso, Mm. arriva dall'alto, no? Boh, non lo so, sì, ci può stare, ci può stare. Cioè, sostanzialmente, questo perché Settra tra tutti i vari nomi non ha il misericordioso tra i suoi No, titoli, no, non credo che ce l'abbia, ne ha quindi 360.000. sostanzialmente No, questo dice, quello me mata, vediamo se riesco io a matare questo e evitiamo di essere matati. esatto. Ma Quindi quello che succede è che ovviamente il duca a livello di abilità in battaglia sicuramente superiore, però come sappiamo i principi o comunque i non morti hanno il potere di saper incassare bene le ferite, se non fosse che il povero principe Ptoletor aveva perso ovviamente il supporto rigenerativo dell'Arcilich, che era stato ammazzato dalla Lady, quindi ovviamente dopo un po' che combattono, diciamo che Ptoletor viene indebolito abbastanza e alla fine viene massacrato dal Cavaliere del Graal e quindi crepa male, anche se ovviamente c'è poco di cui essere felici perché comunque le truppe di Settra stanno per arrivare a Martorea e quindi tutti quanti in fretta e furia si ricompongono per andare da Citadel, che la trovate qua, a supportare Martorea. Quindi in realtà da che doveva essere che la Liga Blu andava a riunirsi con Settra, succede esattamente l'opposto, cioè che cioè, la linea rossa salta, la la linea vediamo rossa lì salta. dalla. E quindi poi Martorell lo vedremo, c'è già No, oppure Martorea si non stoppa, si sa. la parte che riguarda Martorea E si quindi stoppa, arriviamo. esatto, Sappiamo perché Setra si incazza. almeno Dice ora sappiamo. sono circondato da imbecilli. Esatto, perché Io lui aveva dato il piano, questi non lo fanno e fanno casino, esatto, insomma. se posso dire, non credo, magari mi sbaglio, non penso che Settra sarà molto felice dell'outcome di questa battaglia. Quindi vedremo a questo punto che cosa succede nelle prossime puntate. Ma certo, sarà bellissimo. Posso regalare una cosa a uno dei nostri subscriber sugli orchi, perché Fabio Raundi ci ha Sì, chiesto come nascono gli orchi in Warhammer, visto che qui abbiamo parlato delle Badlands e rimaniamo con Settra in questa situazione, io vi do questa ciliegia, così ve la butto lì velocissima. Gli orchi arrivano in Warhammer, non si sa esattamente come, c'è una teoria che parla degli antichi che se li sono portati come spore sulle astronavi e li hanno fatti atterrare sulla Terra. Perché? Perché gli antichi avevano creato gli orchi nel 40k per combattere contro i Necron come razza belligerante. ok,
e quindi sono creazioni anche loro degli antichi. Queste spore si sono attaccate alle loro astronavi, quando sono arrivate sul vecchio mondo hanno attecchito e hanno creato le tribù di orchi. All'improvviso Mm. ci ritroviamo lì. Non c'è una ragione così precisa, però questi vogliono menare le mani perché quei loro sono stati creati per quello. E si trovano nelle Badlands perché è una terra di nessuno fondamentalmente ed è facile farsi la guerra lì e si massacrano tra di loro finché non diventano grossi e cattivi e allora poi partono per le WAG varie ed eventuali che arrivano fino all'impero o oltre, perché sappiamo per esempio che Grom the Paunch è arrivato fino a Ultuan. Bene, questo è interessante. Continua a rimanermi, e questo magari potrebbe essere un ottimo spunto per una puntata che riguarda la lore e magari un po' di cross tra i vari universi. So che GV anni e anni fa ha dato un taglio netto all'ipotesi che i due mondi 40k e Siano fantasy uniti. siano in qualche modo collegati, lo so, però io continuo a tenere dentro di me questa romantica idea che in qualche modo gli orcs del 40k, gli Orrux e gli orchi del fantasy, di House, eccetera, in qualche modo abbiano una Sono radice tu- comune, perché secondo me sta storia che gli antichi ci sono, gli Old Ones ci sono sia nel 40k, sono citati in Age of Sigmar, ci sono assolutamente in tow. A me non lo so, a me piacerebbe vedere a un certo punto che tutto fa parte di tutto, no? Sono Ma noi filosofico. c'è, ma è sempre la grande porta che rimane sempre aperta. Tu pensa quello che vuoi, tanto noi prima o poi ci infiliamo lì e ci mettiamo qualcosa. GV dice così, è quello. Ed è la parte bella un po' del background, diciamo, quella Assolutamente. sicuramente. Bene, ragazzi, Direi che abbiamo fatto un'altra. Allora, se siete arrivati fin qui, siete stati bravissimi, innanzitutto, perché però avete visto che la storia è figa. like e Volete subscribe. leggere, ma soprattutto volete leggere i libri? Volete avere le miniature per fare le battaglie che appena vi abbiamo raccontato? E noi vi diamo la promozione del nostro sponsor. Eccola qua, come 30% off sempre. se mettete Quindi nell'oggetto Sun Tzu, Sun in Tzu. qualche modo. Quindi vi Scrivete che è prendete, Sun Tzu. se tra si incazza tutti gli Army Journal, vi leggete il background perché comunque è piacevole. Quindi Perfetto. vi abbiamo intrattenuto, avete dipinto con noi, grazie, Ci ci vediamo nella vediamo prossima presto. puntata dove vedremo che cosa succede in un'altra parte dell'antico mondo, più o meno in contemporanea a quello Mm, che succede qua, perché tutto si sta addensando a e nord. a nord. Quindi vedremo, il prossimo episodio sarà là. Molto bene. A Bene, presto ragazzi, grazie. grazie a Mi tutti. raccomando like, subscribe. Ciao ciao ciao. Ciao!